Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2024. Abbiamo la carta del sole. Amici dei pesci, periodo di prosperità, di abbondanza, di chiarezza mentale, di spinta in avanti, di azione. È anche una carta che parla di amicizia e perché no, di bambini. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Bene. Voi comunque aprite sempre la tendina, io tutte le novità le inserisco lì nella descrizione e poi per eventuali informazioni aggiuntive mi contattate via mail. Allora, partiamo con un 5 di bastoni. Nove di pentacoli, regina di spade, giudizio, fante, scusate, di bastoni, asso di coppe, asso di bastoni e 6 di coppe. Dunque ragazzi, adesso andremo a leggere carta per carta, andrò a spiegarle e vi darò come dei messaggi spot in base a quello che viene fuori nel momento, dopodiché andremo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, economia. Partiamo da questo 5 di bastoni, che comunque è una carta che mi parla di un certo tipo di movimento, perlomeno è l'energia di partenza del mese. È una carta che parla di competizione, è una carta che parla anche di battibecchi, se vogliamo. Non sono veri e propri litigi, ma andiamo a vederla. 8 di pentacoli. E asso di spade, un altro asso. Allora, potrebbe far riferimento a una questione lavorativa piuttosto che a una questione che vi vede coinvolti nella vita quotidiana. C'è anche un asso di spade e il sole, entrambe sono carte che mi parlano di chiarezza mentale, come se ci fosse bisogno di capire meglio certe dinamiche, certe lotte proprio. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, perché è una carta che mi parla di prosperità, di abbondanza. Abbiamo un 6 di spade e un cavaliere di coppe. C'è come qualche tipo di tema mentale qui che perché poi avete anche la regina di spade, che secondo me va un po' rivalutato. Il 6 di spade io lo sento molto collegato alle credenze limitanti, a quello che sono stati le dinamiche magari non proprio sane del passato, che bisogna lasciarsi indietro, ovviamente. Andiamo a vedere la regina di spade perché è un'energia che taglia. 6 di pentacoli.
Sì, è come se ci fosse bisogno di creare delle regole, di creare e giustizia, infatti, regole, contratti, ehm, come se si dovessero fare le cose in modo giusto, in modo equilibrato. Probabilmente è per quello che ci sono le discussioni, perché voi vedete qualche tipo di disequilibrio in questo momento. Vi dico, è uscito l'otto di pentacoli, per molti riguarda il lavoro, eh. Andiamo a vedere il giudizio. Regina di coppe e due di spade. Qui è come se ci fosse una sorta di presa di consapevolezza e che è interessante perché il giudizio parla appunto di un risveglio di qualcuno che ha come questo momento di comprensione molto grande, e poi comunque abbiamo un due di spade che è una carta invece che mi parla di dubbi ma anche di scelte, come se il prendere consapevolezza di qualche cosa nel mese di novembre vi portasse a dover fare una scelta. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Quattro di bastoni e carro. Da un lato c'è la stabilità, dall'altra c'è il movimento, la decisione. Qui è l'indecisione, qua è la decisione. Quando c'è il carro si parla di fare una scelta. Guardate, questo risuonerà per pochi, ma se per caso siete in un lavoro che non vi soddisfa magari più tanto, che non sapete più se è il vostro, e c'è la possibilità di iniziare qualche cosa con vostro figlio, con vostra figlia, con il nipote, con qualcuno della vostra famiglia, sento che potrebbe essere un buon momento, c'è una buona energia perché questo avvenga, ok? Andiamo a vedere l'asso di coppe, 8 di spade e morte. C'è come da lasciarsi indietro qualche tipo di dolore creato dal modo negativo di pensare. Vi dico, arriva una maggior chiarezza mentale. La regina di spade potrebbe essere una figura femminile che comunque in questo mese vi aiuterà a capire dove aggiungere e dove togliere sui piatti della bilancia. Il 6 di pentacoli, l'arcano minore della giustizia. E qui c'è proprio come questa necessità di ricalibrare gli spazi, i tempi, le energie, le risorse, le regole. Mi parlano di dittature. Non so se stiate vivendo una situazione magari con chi vi sta intorno di dittatura, ma qui è ora di, insomma, ricalibrare i piatti sulla bilancia, cioè come da tagliare qualche tipo di pensiero negativo. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo un fante di spade e un 7 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 6 di coppe. Re di coppe, 9 di bastoni e forza. Allora ragazzi, partiamo dai single. Vi sento molto single, devo dire, molto nel vostro potere personale e nell'indipendenza soprattutto. Credo che qui ci sia per qualcuno un interesse, una relazione che potrebbe nascere effettivamente nel posto di lavoro, sul posto di lavoro. Non necessariamente una persona, questo interesse, potrebbe anche essere un hobby, adesso poi ci arrivo, però ho come la sensazione che ci sia una novità nel vostro quotidiano, nel vostro
vivere giorno dopo giorno. Vi dico che potrebbe arrivare una conoscenza interessante, ma ho la sensazione che questa persona sia un po' fuori dai vostri schemi, quindi qui si tratta di capire, di lasciare indietro i vecchi schemi fondamentalmente, no? Lo vediamo qua, perché non è detto che magari perché una persona sia diversa rispetto a come voi avete sempre visto il o la vostra partner ideale, che non possa comunque collimare molto bene con voi, che non possa nutrirvi e magari che non possa nascere una bella relazione. Se ve la devo dire tutta, per qualcuno potrebbe essere una persona del passato. Mm? Se siete in una relazione, allora qui ragazzi, se state cercando di avere un figlio, è un buon periodo per concepire, però ho come l'idea che dovreste prima, l'idea delle regole c'è sempre, come se avesse bisogno di definire meglio certe cose all'interno della relazione. Se non siete in quella fase, devo dire che tutto sommato è un mese che va verso la prosperità, verso la chiarezza. Il sole a me ricorda sempre anche il gioco e la leggerezza, il ridere, la gioia, la felicità, quindi sento che di base è un buon mese, sereno, soprattutto dal punto di vista delle relazioni. Se per caso siete in una relazione più o meno che non so, qui ci possono essere come dei passettini in avanti, però anche per voi è importante parlare chiaro. Mm, parliamo di chi vi sta vicino, che possono essere gli amici, la famiglia, piuttosto che i vicini, i colleghi, diciamo le persone che vivete nel quotidiano. Eh, allora, ho la sensazione, perché qui avete comunque morte 8 di spade e la regina di spade. Dovete un po' tagliare con certi atteggiamenti, mi viene da dire troppo generosi, troppo aperti. mm? È come se invece di perdervi nei dettagli, voi pensate a voi stessi, gli altri lasciate che si gestiscano. Cercate di, come dire, farvi coinvolgere meno dalle loro vite, come se avessi bisogno di riprendervi un attimino di energia. Non vi nego che se ci fossero delle questioni burocratiche in ballo, se per caso qualcuno sta aspettando lo sblocco di qualche foglio, di qualche documento, avete la carta della giustizia 6 di pentacoli, quindi è facile che arrivi questo sblocco. E anche se state aspettando dei finanziamenti, per quello che riguarda i progetti. Allora, io qui sento che è come se nascesse qualche cosa di nuovo. Vi dico, ho la sensazione che se non state più bene nel posto di lavoro, un'occasione potrebbe essere andare a lavorare con qualche cugino, qualche nipote, qualche figlio e potrebbe essere un'ottima proposta in realtà. Magari non lo è a livello economico, perché magari diciamo che non vedo un miglioramento a livello economico, però sicuramente ne guadagnerete in salute o in autostima anche. E comunque dicevo, un'opzione potrebbe essere quella. L'altra opzione sarebbe riscoprire qualche cosa del passato o qualche vecchia collaborazione, nel caso vogliate cambiare lavoro, nel caso vogliate muovervi, nel caso stiate pensando appunto di cambiare zona. Sento tanto la zona fisica. Magari vi siete stufati di vivere in città e volete trovare un lavoro in campagna, mi dicono. Allora, parliamo di lavoro. Ehm, se siete
senza lavoro, quindi disoccupati, ci potrebbe essere qualche occasione che inizia, soprattutto se avete mandato curriculum nelle vecchie aziende, se avete sparso la voce tra gli amici, tra i conoscenti, mi sono impaperata, tra i conoscenti o tra le persone che conoscete già. Vedo come dei nuovi inizi, avete tanti assi. Probabilmente per qualcuno potrebbe essere come un lavoro da fattorino, dove si fanno le consegne, piuttosto che un lavoro all'aria aperta come giardiniere, ehm, cose dove bisogna muovere il corpo fisico anche, lavori dove bisogna muovere il corpo fisico. Però comunque stavo guardando se vedevo contratti a lungo termine, ma non ve lo posso garantire. Sembra più a breve termine, però comunque, soprattutto se siete fermi da tanto, è già qualche cosa per far muovere un po' l'economia. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora, se avete questi battibecchi con le persone intorno a voi, qui il consiglio è di lasciar perdere, insomma, come vi posso dire, di creare la vostra piccola zona di paradiso all'interno dell'azienda. Se per caso in pausa caffè ci sono dei battibecchi, voi non lo so, andate in pausa un po' dopo, vi prendete il caffè e poi vi isolate se proprio non tollerate certi colleghi, no? Non è che più che altro vedo come se ci fossero qualcuno che vi punzecchia, ecco, nel mese di novembre, ma niente di preoccupante, anzi, direi che riuscirete a gestire molto bene la cosa. Per qualcuno ci potrebbe essere un trasferimento a una vecchia sede, un trasferimento in un vecchio posto di lavoro con dei vecchi colleghi, o potrebbero trasferire dove siete adesso dei vecchi colleghi con i quali vi trovavate bene, questo è importante. Per quelli che invece sono autonomi, allora io qui devo dire ragazzi che è come se si aprissero una serie di possibilità. Mm, qui vi vedo, c'è sempre o il passato o qualche cosa che ha a che vedere con l'infanzia o con i bambini o con ehm, non i predecessori, con le persone che vengono dopo di noi, con i successori, quindi i figli, i nipoti, con diciamo la stirpe che va avanti. Vedo tanto movimento in quella linea di tempo, diciamo. Parliamo di economia. Qui ragazzi sento che prenderete un respiro. Ho come la sensazione che questa nuova comprensione che vi porta il giudizio farà anche sì che troviate un escamotage e vi dico che potrebbe esserci qualche persona vicino a voi che fisicamente vi dà del denaro, vi presta del denaro per chiudere dei debiti, per chiudere certe situazioni, mi parlano di multe, quindi se avete delle multe in sospeso ci può essere un aiuto da una persona vicina a voi. Sarà un aiuto regolarizzato, contrattualizzato, non sarà il ma sì te li presto poi me li restituisci, no, sarà un ok, io tal dei tali, in data tal dei, firmato, sottoscritto, sarà una cosa ufficiale, però sì che se state aspettando qualche tipo di aiuto è facile che arrivi nel mese di novembre. Per cui state sereni e iniziate a cambiare il vostro modo di pensare, qui anche avete un 6 di spade, bisogna lasciare indietro i pensieri di carenza, economica soprattutto. Sapete che la mente crea, se io continuo a pensare che i soldi non sono mai abbastanza, che non ce n'è mai, quella realtà creo. Ok, quindi iniziamo a pensare che i soldi arrivano facilmente, che i soldi sono abbondanti e vedrete che piano piano cambierete il campo vibratorio. Poi tutti questi argomenti io li tratto in modo molto più specifico nella sezione degli abbonati, quindi se per caso volete approfondire il materiale ce lo avete lì a disposizione. Va bene, parliamo dello stato psicoemotivo del mese.
Direi che sento una sorta di determinazione, ma anche perché avete il sole, che è questa carta di grinta, di sprint, di spinta in avanti. E sì, vi muoverete sicuramente dalla posizione iniziale del mese, probabilmente qualcuno parlerà chiaro, senza mezzi termini. La regina di spade mi dice che a un certo punto metterete come dei fermi, ok, boh, basta, fin qui si arriva. E comunque c'è questa propensione, avete diversi assi, una carta di rinascita, la carta della morte, che anche questa è una carta di rinascita, quindi secondo me c'è come un impulso a muoversi, ad andare verso quelle che sono le proprie passioni, che cosa voglio io, soprattutto se siete di quelle persone che stanno pensando di cambiare lavoro perché non si trovano più bene, o perché si annoiano, o perché si sono stufati, o perché non si trovano tanto con magari il capo, i colleghi, lo stipendio. In questo caso sviluppate i progetti che avete nel cassetto, perché qui avete la carta del giudizio. Si parla di una presa di consapevolezza. È un qualche cosa che riguarda o quello che siete stati, o quello che avete vissuto, o quello che avreste voluto fare. Per molti, sento come una porta o portone addirittura aperto nel mondo dei bambini, che sia il babysitteraggio, il babysitting, che sia creare qualche prodotto per i bambini, che sia, cioè tutto il mondo dei bambini. Questo per darvi qualche spunto in più. Insomma, ragazzi, vi vedo andare con equilibrio verso quello che è un vostro sogno. Per molti, veramente, lo sento molto forte la zona bimbi, quindi se è una questione di lavoro, vi giova, diciamo, viene a vostro vantaggio tutto quello che è la sfera dei bambini del mondo infantile. Se è riguardante la vostra relazione di coppia, potrebbe essere il momento giusto per tirare fuori il tema o per iniziare, insomma, ehm, a, a provvedere. E se non si tratta di bambini, si tratta di progetti, qui è come se ci fosse un momento eureka, non una lampadina, un lampadario che si accende e che vi fa capire dove andare. Ragazzi, avete anche il carro, avete due assi, tre con questo qua, quindi è un po' un ok, vado verso. Il 6 di coppa è una carta di sogno, ma è una carta anche di bambino interiore. Mi parla del bambino interiore, siccome anche il sole lo è. Sento che è come se vi avvicinaste, perché la forza è l'apertura del cuore, come se vi avvicinaste di più alla vostra essenza. Mm. Bene, amici dei pesci, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol dire. Ok. Totalità, 5 di bastoni. Trasformazione che è la morte, che ce l'avete già qui. Celebrazione che è un 3 di coppe, lo mettiamo vicino al 6 di coppe. E l'avventura che è un fante di pentacoli, e noi abbiamo questo fante di pentacoli e ce lo mettiamo qua. Che è interessante come le energie si ripetano molto molto spesso. Sento che state per iniziare un nuovo momento molto più prospero, una nuova avventura, un momento di trasformazione importante e di celebrazione. La totalità qui è un 5 di spade, ma nel mazzo di Osho viene, diciamo, inteso come il fidarsi e affidarsi a un gruppo, mentre il significato un po' più tradizionale sono i battibecchi, diciamo le persone che competono tra di loro. Per qualcuno potrebbe essere vicino il pensionamento o prepensionamento. Va bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Se avete piacere di sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail.
Se poi volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vi renderete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!